Oggi andiamo a realizzare questa borsa in cordino tie lurex della Tessiland colore Grinch, con il particolare di paillette e cristalli Miyuki da 11,0. Le chiusure sempre Tessiland in oro e così come i ponticelli in oro Tessiland. Per realizzarla basta una rocca da 200 grammi. Ci occorrerà anche un po' di raso per la fodera che vado a mostrarvi. Io ho usato questo colore neutro molto bello, è un grigio perla molto molto bello. Questo è l'interno della borsa, molto semplice e funzionale. La particolarità resta sempre questa delle spallette con le paillette e i cristalli che sono davvero belli. Noi partiamo dal corpo borsa rettangolare, poi facciamo le spallette, posizioniamo i ponticelli e la clip della chiusura, mettiamo la fodera al corpo borsa e alle spallette, poi prepariamo il manico e alla fine, dopo aver cucito la fodera, montiamo il manico, lo cuciamo, montiamo la chiusura superiore della chiusura a cartella e cuciamo le spallette. Questa è la procedura che seguiremo, quindi non ci resta che andare al video e spero che la borsa vi piacerà così come piace a me, con la sua particolarità. Occorrente: una rocca da 200 grammi di Thai Lurex Grinch che lavoreremo con un uncinetto numero 4, delle forbici, dei marcatori, un pezzo di fodera, delle perline. Io ho utilizzato le Miyuki Silver Lined da 11,0, delle paillette da 4 mm e ago e filo per cucirli, un metro da sarta, una chiusura in oro rosa a cartella e dei ponticelli. Io ho comprato la confezione da 2 pezzi con la placca 25x15 in oro, una rete con i quadrati da 0,5 di lato, misura 21x38. Non ci occorrerà null'altro, andiamo a incominciare. Cominciamo con una catenella di 21 centimetri. Dobbiamo stare attenti lavorando con il cordino, perché la catenella una volta lavorata potrebbe allungarsi. In questo caso non è necessario sfilare tutto e ricominciare, lasciamo la catenella che ci esubera e poi la scuciamo tornando indietro così, ritirando fuori il filo catenella per catenella, in modo da che in questo modo eviteremo di dover sfilare tutto il primo giro, trovandoci con un maggior numero di catenelle. Ricominciamo. Vi ho mostrato come fare a sfilarla eventualmente. Dunque ricominciamo e facciamo la nostra catenella da 21 centimetri. Io vi
vi faccio un campione e vi faccio vedere come lavorare il pannello. Sarebbe tedioso mostrarvi la lavorazione di tutto il pannello, vi faccio vedere come si fa. Dunque ho fatto un certo numero di catenelle, ne aggiungo una per voltare, prendo il filo sull'uncinetto e lavoro a mezza maglia alta. Quindi niente di particolare o di assai difficile, è molto molto semplice la lavorazione della struttura di questa borsa. Quindi andiamo a mezza maglia alta, voglio farvi vedere come finire ed iniziare il giro, e questo è molto importante per ottenere un pannello dritto e senza errori. Trattandosi di una lavorazione in linea e piatta, risulterà semplice il tutto. Facciamo che ho finito la mia lavorazione del primo giro, finisco con una catenella, giro il lavoro e lavoro sin dal primo punto, quindi la catenella non mi fa da punto ma solo mi dà agio di girare, e ricomincio la lavorazione. Otterrò così dei margini molto netti, dritti, che non mi daranno problemi neanche nella cucitura poi dei pannelli. Dunque ecco che già si vede che va su dritto senza problemi. Quindi lavoro ogni tanto, contate i punti e verificate che siano sempre gli stessi del primo giro, in modo da evitare di continuare a lavorare se avete saltato qualche punto o doppiato anche. Arrivati alla fine entrate nella prima delle asole e fate il punto, rigirerete di nuovo con la catenella. Dunque otterrete una lavorazione così fatta in questo modo. Verrà fuori un pannello molto dritto. Dovrete fare un pannello di 21 x 37, altri due pannelli piccoli che saranno le spallette di misura 2 cm, 2 centimetri e mezzo per 12. Io ho lavorato i 12 centimetri in 2 giri e ho ottenuto i 2 centimetri, quindi vi conviene lavorare sul lato lungo e fare 2 giri sul lato lungo. Poi vi mostro. Una volta lavorata tutta la struttura otterrete questo. Questo è il pannello, così come vi ho detto, vedete come il lato ho lavorato con una sola catenella per girare e ricominciando dal primo punto come viene bello dritto dritto. Ho fatto anche le due spallette, come vi ho anticipato ho lavorato i 12 centimetri in 2 giri, ho ottenuto così la misura desiderata. Le spallette hanno una particolarità che è quella che sto per mostrarvi. Pronti? Eccole. Questo è il punto di attenzione che avrà la nostra borsa, la spalletta. Normalmente questo tipo di decorazioni vengono inserite sulla parte anteriore della borsa, ma quale sorpresa sarà guardare la borsa e vedere che la luce che emana viene dalla spalletta. Dunque ora andremo a montare le paillette su quest'altra spalletta che sta aspettando, che è in attesa, e vi mostro come fare per cucire le paillette.
Ho preparato le paillette con le Miyuki, la spalletta è pronta. Ora andiamo a cucire. Io ho infilato l'ago con un normalissimo filo di cotone. Inserisco l'ago sul bordo, qui a pochi millimetri dall'inizio, e tiro fuori il filo. Rientro accanto e entro tra i due fili del capo del filato, così da fare da gancio, e rientro così in modo da fermare in sicurezza il filo. Rientro così, riesco, metto la paillette nell'ago rivolta con la parte dritta verso l'alto. Faccio altrettanto con una perlina. Io ho scelto queste che avevo già in casa, di vetro verde. Voi scegliete quelle che volete, anche in plastica vanno bene. Tiro fuori l'ago e vado a fermare la perlina, entrando alle spalle della perlina nella paillette, quindi non rientro nella perlina ma solo nella paillette. Così la perlina ci farà da fermo, da blocco della paillette. A qualche millimetro di distanza esco di nuovo con l'ago, prendo un'altra paillette e rifaccio la stessa cosa. Cerco di fare in modo che le paillette coprino tutta la superficie. Entro con il cristallo, tiro fuori, rientro e facendo in modo che la paillette si posizioni esattamente accanto alla prima che abbiamo già messo, in modo da avere la copertura totale della lavorazione che abbiamo sotto, riesco con l'ago e ripeto esattamente la stessa cosa fino a coprire completamente tutta la superficie della spalletta. Io per coprire l'altra spalletta ho verificato che è necessario fare 3 righe di paillette per coprire tutta la superficie. Per il manico monto una catenella di 20 centimetri. Come vedete il filato è molto elastico e arriva facilmente a 20, quindi mi fermo un po' prima a 18 centimetri. Aggiungo una catenella e lavoro a mezza maglia alta. A fine giro faccio una catenella, volto il lavoro e lavoro sempre a mezza maglia alta ma in costa retro, quindi inserisco l'uncinetto al centro delle asole e esco sul retro del lavoro, prendo il filo e lavoro normalmente a mezza maglia alta, così fino a fine giro. A fine giro faccio una catenella, volto il lavoro e comincio a lavorare in costa anteriore questa volta, dunque prendo la costa più esterna, quella verso di me, e lavoro sempre a mezza maglia alta, quindi lavoro così, lascio la costa retro libera. In tutto farò 4 giri alternando costa retro
e costa anteriore. Alla fine del quarto giro chiudiamo i due limbi, li facciamo combaciare. Ecco qui l'asola a disposizione, che è questa. Entriamo nell'asola dopo aver lasciato l'asola che avevamo sull'uncinetto e la facciamo passare attraverso l'asola della catenella di base. Rientriamo nella catenella accanto e nell'asola accanto e di nuovo chiudiamo a punto bassissimo. Di nuovo asola della catenella e punto bassissimo. Ho finito di cucire le asole, chiudo con un punto di sicurezza e tiro fuori una codina di un paio di metri. Ho posizionato la rete e fermato con dei marcatori al lavoro la rete e procedo a cucire. Inizio da un angolo, inserisco l'uncinetto, ho preso l'uncinetto mezzo numero, un numero più piccolo perché il numero 4 non passa attraverso i fori. Dunque prendo l'uncinetto, passo attraverso la rete, entro nell'angolo della lavorazione, pesco il filato, lo tiro verso di me, lo fermo con una catenella, tiro la codina che vado a nascondere lungo la lavorazione. Ho fatto una codina generosa per evitare che che possa poi fuoriuscire dal lavoro. Entro dalla rete e attraverso la lavorazione e realizzo il primo punto basso e vado di foro in foro passando sempre attraverso la lavorazione e nascondendo la codina a punto basso. Quindi entro attraverso la lavorazione, pesco il filo e chiudo a punto basso. Ho già fermato il lavoro con i marcatori per evitare che la rete scivoli sulla lavorazione. Io lavoro a punto basso lungo tutto il perimetro. Nell'angolo faccio così: entro nella rete, pesco il filato e realizzo il primo punto basso, ne realizzo un altro per lo spigolo e copro quindi la parte appuntita del lavoro, poi giro e qui sempre nello stesso foro rientro di nuovo e comincio la lavorazione dell'altro lato. Ho finito il primo giro di punto basso intorno alla rete per fissarlo al corpo borsa. Decido, avendo ancora del filato a disposizione, decido di fare un altro giro a punto basso che sarà di rifinitura. Se ho a disposizione ancora del filato, rifinirò ulteriormente anche le patelle laterali a punto basso. Dunque procedo così, chiudo normalmente il giro a maglia bassissima sul primo dei miei punti bassi, quello che abbiamo fatto ad inizio lavorazione. Ora riprendo rientrando nello stesso punto e realizzando il primo punto basso. Proseguo normalmente punto per un altro giro.
Finito il secondo giro di punto basso e senza aver dimenticato negli angoli di realizzare i 3 punti bassi per creare l'aumento dell'angolo, mi chiudo a maglia bassissima nel primo punto e ho quindi la formazione perfetta dell'angolo. A questo punto creo un nodo di sicurezza, non mi preoccupo della chiusura perfetta perché qui andrà montata la spalletta e dunque non sarà visibile questa parte della lavorazione e dunque non me ne preoccupo più di tanto. Lascio una codina lunga in modo da avere l'agio di cucire la spalletta e taglio il filato. Ho deciso di rifinire a punto basso anche le spallette, quindi procedo inserendo l'uncinetto in un punto qualsiasi della lavorazione e pesco il filo, comincio a lavorare a punto basso, faccio la mia solita catenella per cominciare e poi, nascondendo la codina come al solito, procedo a punto basso negli angoli, sempre 3 punti bassi. Ho posizionato la clips della chiusura a cartella al centro della patella che viene nascosta dalla patella superiore. L'ho posizionata ad una distanza di 8 cm dal bordo, esattamente al centro. Prima ancora di inserire la fodera, inserisco questo perché andrà nascosta, quindi io metto anche il fermo, vi mostro, prendo il fermo dalla sua bustina della confezione e lo posiziono qui tra le clips e abbasso con le mani i fermi. Ora andiamo a posizionare i ponticelli. I ponticelli vanno posizionati nella parte alta della patella superiore, tenuto conto della posizione che andrà ad assumere qui sulla parte superiore, cosa che è anche intuitiva. Il primo dei 2 ponticelli lo sistemo così ad occhio, perché poi andremo a vedere come va. Faccio entrare nella rete, ecco, vedete. Ora io qui vado a misurare a che distanza ho messo il ponticello e verifico anche con la lunghezza del manico se questa distanza va bene. Penso di no, perché forse deve andare un po' più centrato, dunque don't panic, lo sposto più verso l'interno e verifico. Vedete, io queste cose ve le faccio vedere, non vi do direttamente le misure per farvi rendere conto che potete progettare anche voi una borsa in totale libertà. Dunque penso che a questa distanza dal bordo laterale il ponticello vada bene, dunque prenderò la misura della distanza e posizionerò l'altro ponticello alla stessa distanza. Questo è a 4 centimetri e mezzo dal bordo, quindi su questa linea
a 4 centimetri e mezzo andrò a posizionare l'altro. A questo punto i ponticelli non sono ancora fissati, quindi possiamo spostarli come meglio crediamo. Devo verificare una cosa, ecco, vedete, non sono sulla stessa linea della rete, dunque è evidente che non sono in linea. Dunque mi sposto un rigo più giù. Qui sono in linea perfetta, ecco, vedete, sono sulla stessa linea. Verifico la distanza di nuovo, 4 centimetri e mezzo, 4 centimetri e mezzo. Dunque ora possiamo dirci soddisfatti. Rigiriamo il tutto e mettiamo i fermi. Poi fissiamo bene con la pinza. Fisso anche l'altro. Ecco qui. Ho tagliato la fodera con un margine di 1,5 cm lungo il perimetro sia per le due spallette che per il corpo borsa. Ora fisso la fodera piegando il margine verso l'interno con l'ausilio di alcune clip al corpo borsa, centrando la posizione della mia fodera. Passerò poi alla cucitura, quindi la fisso, lascio il solito bordino, questo orlo ultimo finale, per poi poter cucire le spallette e i laterali della borsa. Dunque tengo a mente questo particolare. Ottenuto il posizionamento della fodera, passo alla cucitura. Infilato l'ago, comincio come al solito, quindi parto dalla fodera e alterno la cucitura tra il corpo borsa sull'orlo e il bordino della mia fodera. Non ho timore che si vedano i punti, perché, come vi dico sempre, questo per me è un punto di motivo di orgoglio, avere una borsa interamente realizzata e cucita a mano. Posizionate le spallette, passiamo a cucirle. Io le ho messe chiaramente una sulla destra e l'altra sulla sinistra della patella che verrà nascosta dalla patella superiore. Abbiamo fatto il giro di punti bassi, questo ci faciliterà anche nella cucitura. Io levo il marcatore che avevo messo per il posizionamento. Inserisco l'ago da sotto nel punto d'angolo, passo nel punto accanto, fuoriesco qui nel secondo punto dall'angolo della spalletta e rientro nel punto d'angolo.
tutto questo per fissare il filato sul rovescio con un nodino. Ora vedete, abbiamo qui le asole dei punti bassi, sia del giro della patella che del giro della spalletta. Dunque noi dobbiamo fare in modo, così come già vi ho mostrato in altri miei video, dobbiamo fare in modo che queste asole restino visibili. Dunque io passerò con l'ago sotto le asole sia della patella che della spalletta e andrò ad entrare prima da destra e poi da sinistra a zig zag, punto per punto. Avrò fatto in modo così di salvare queste asole che ci faranno da decorazione. A questo punto tolgo il marcatore che mi segnava l'inizio della base, rigiro la borsa verso l'alto e vado a cucire la base continuando punto per punto. Ora tolgo l'altro marcatore e passo a cucire l'altro fianco. Qui e man mano che procedo la borsa tende a prendere la sua tridimensionalità. Vado a posizionare la parte finale della clips anteriore. Cosa faccio? Per essere sicura che la posizione è perfetta, io vado a posizionare la chiusura qui nella clip e chiudo la patella che andrà ad inserirsi automaticamente in maniera perfetta nella dentatura della chiusura e quindi resterà agganciata perfettamente in posizione. È a questo punto che vado a stringere i denti, sicura che nel chiudersi sarà in perfetta posizione dritta. Utilizzando la generosa codina che abbiamo lasciato, cuciamo e rinforziamo il manico. Quindi come al solito chiudiamo i bordi inferiori del manico e da questo punto, per rinforzare il manico, ripassiamo all'interno passando nella parte cava del manico
Arrivati qui all'estremità opposta la cuciamo altresì. Una volta chiusi entrambi i lembi, rientriamo all'interno del manico e ripercorriamo a ritroso tutto il percorso che abbiamo già percorso una volta in uno spigolo qui. Andiamo a cucire il manico al ponticello e facciamo così: facciamo passare l'ago sotto al ponticello nel manico qui, quindi ripassiamo sotto e attraverso la cucitura del manico stringiamo adeguatamente e di nuovo. Una volta arrivati a cucire tutto il lembo, passiamo attraverso la parte cava di nuovo e andiamo all'altra estremità per cucire anche quest'altra parte alla stessa maniera. Eccola, ve la mostro completa, finita, con il particolare della spalletta con paillette davvero sorprendente, la chiusura in oro, così come i ponticelli e il manico in tinta. Ve la invidieranno tutti, sono sicura. Bene, io spero che la rifarete uguale e me ne mostrerete una copia e vediamo come verranno le vostre, come saranno. Io vi lascio, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella e mettetemi un bel like, grazie.